Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati alle grandi letture energetiche del nostro lui lei. Allora, oggi non avevo preparato niente. Poi mi sono guardata allo specchio mentre stavo venendo qui alla scrivania e ho visto lo specchio, la legge dello specchio. La legge dello specchio a volte non compresa veramente, no? E l'altro è uno specchio. Ma siccome alcuni di voi mi hanno chiesto, ma come devo interpretare questa legge dello specchio? Se vedo un assassino, se vedo un pedofilo, se vedo eh, una persona, no, di un certo tipo, come devo interpretare? Che io sono così? No. Allora, qual è l'emozione più forte che ti suscita guardando questa scena? La scena dell'assassino, la scena del pedofilo, la scena di un tiranno. Qual è l'emozione più grande che ti suscita questa scena? Allora tu sei l'emozione che ti suscita quell'immagine. Non sei l'immagine in sé, ma sei l'emozione che ti suscita quell'immagine. Se ti provoca rabbia, tu sei quella rabbia, se ti provoca frustrazione, sei la frustrazione. Allora abita quell'emozione senza reprimerla. Questo significa la legge dello specchio. Tu sei l'emozione che quello specchio ti fa. E allora sulla base di questo leggeremo il nostro lui-lei per vedere quale spirito narrativo si propone con questa introduzione sullo specchio. Allora, chiedo al mio daimon, allo spirito guida, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia visione, consapevolezza, verità e amore. Sabbe satta sukhi hontu. Energia di lui e energia di lei. Energia di lui, energia di lei. Energia di lui. 6 di spade. Distanza, allontanamento, necessità di stare tranquilli, necessità di... Il 6 di spade è diverso dall'8 di coppe. Sono due carte di movimento molto profonde, però il 6 di spade è un transito necessario, perché non si può più stare dove si stava prima, 5 di spade, no? Invece l'8 di coppe è una scelta consapevole di lasciare la zona comfort, seppur fa male, e andare verso la chiamata dell'anima. Il 6 di spade mi parla di un'energia maschile che necessariamente sta affrontando un transito, una soglia, non è ancora arrivato sull'altra riva, ma viene fuori da sensazioni molto pesanti mentali, no? Orgoglio, pregiudizi, sensazioni di pesantezza mentale, conflitti interni. Vediamo il femminile. E qua abbiamo la luna. Qua abbiamo paure ataviche, confusione che può essere generata proprio da queste paure ataviche. Allora, il lupo è uno degli spiriti che abita il nostro quarto chakra. E allora è la paura di sentire profondamente nelle proprie interiorità, la paura di sentire veramente. Allora qua tra lui e lei abbiamo
maschili che si allontanano, femminili che hanno paura di sentire le emozioni perché il maschile si allontana, paura di sentire la verità del cuore, al di là di ciò che la mente può ostruire, no? E può dirci o manipolarci. E abbiamo maschili che hanno paura di affrontare le proprie emozioni più interne o hanno necessità di allontanarsi dall'interagire con l'altra persona per poter poi affrontare queste paure. Voglio vedere tra le due energie qual è, con le carte della Dea. Mettiamoci, dove stanno le carte della Dea? Le carte della Dea, adesso ce l'ho in testa, le carte della Dea, dove stanno? Eccole. Qual è il collante che fa da specchio? Qual è lo specchio? L'emozione da sentire, l'emozione che adesso prenderà luogo, no? La certezza nell'ombra, fede nel mistero. Si ha la certezza che nell'ombra qualcosa sta germogliando. Quindi fede nel mistero. Quindi ciò che lega entrambi come energie principali, ciò che sta legando magari te a qualcuno, o meglio, ciò che ti sta legando a un'altra energia, l'emozione più profonda è la paura che possa germogliare qualcosa nel mistero, la paura che possa germogliare veramente, la paura della fede, la paura che poi si realizzi qualcosa di bello. Quindi è la fede nella certezza di ciò che le tue profondità, anche se non conosci i dettagli, stanno portando a germogliare qualcosa di reale, di concreto, anche se tu non lo vedi. Quindi qua vediamo nebbia, qua vediamo l'oscurità della luna, e allora la fede nel mistero è ciò che lega entrambi. Quello che ci stanno dicendo in questo momento gli spiriti attraverso il nostro lui-lei è la fede nel mistero, la fede in ciò che non si conosce ancora. Perché il maschile sta andando sull'altra sponda, non è ancora arrivato, è in transito, la certezza che da questo transito germoglierà qualcosa di bello. E il femminile in ciò che non vede, in ciò che non sente, la fede nelle sue emozioni, la fede nel mistero, faranno germogliare la certezza di ciò che vuole, di ciò che desidera. Continuiamo. Cosa c'è nella mente del maschile, nella mente di lui, e cosa c'è nella mente di lei? La mente di lui e cosa c'è nella mente di lei? Cosa c'è nella mente di lui? La papessa. Nella mente di lui c'è una figura femminile, un archetipo molto potente. Può essere un archetipo femminile molto potente, molto saggio, molto di grande spessore animico. E può esserci anche la necessità di seguire l'intuizione per il maschile, la necessità di seguire l'intuizione perché non so dove sto andando, ma mi devo affidare al mistero, alle chiavi iniziatiche, per poter avere la certezza che sto andando bene. Cosa c'è nei pensieri di lei? Le idee chiare, la necessità di avere le idee chiare, la regina di spade. Nei pensieri di lei c'è
la necessità di chiarirsi le idee in merito alle sue paure, la necessità di avere le idee chiare nonostante stia sentendo un po' la terra tremare sotto i piedi. Queste sono paure ataviche che si specchiano con l'altro e sono paure relative alla fede nel mistero. Quindi qua abbiamo probabilmente possiamo avere nella realtà fenomenica dei maschili che stanno pensando a una persona che è in ombra, a una persona che non hanno ancora riconosciuto ufficialmente, e i femminili hanno paura di poter essere riconosciute, paura del riconoscimento, perché noi siamo abituati o abituati a stare nell'ombra, a non stare nella luce, nella consapevolezza, no? E quindi affinché si possa emergere in questa consapevolezza, la fede nel mistero attiverà, come ci stanno dicendo gli archetipi oggi, idee chiare, una mente illuminata. La mente illuminata è possibile grazie alla fede nel mistero. Siamo in una zona di soglia, no? Una zona di soglia dove non è ancora accaduto e abbiamo lasciato la vecchia sponda. Quindi abitare quel mistero, mistero, abitare quel mistero significa abitare come se tu abitassi una stanza non ancora arredata. E allora le tue idee sono quegli strumenti che ti permetteranno di arredare in modo innovativo quella stanza. La certezza che tu avrai una mente illuminata grazie alla fede nelle tue profondità, alla fede nelle tue emozioni. Ho paura, sì, ho paura perché la mente, se non ha tutto sotto controllo, se non sa ancora dove sta andando, ha paura. Ma nella misura in cui c'è questa paura, ma non siamo ancora arrivati dall'altra parte, abitare quel vuoto significa realizzare qualcosa di grandioso. Il vuoto è la splendente vacuità di tutte le cose, il vuoto è la vera essenza di tutte le cose che si manifestano, di tutte le relazioni che abbiamo, perché il vuoto, come dicono anche i buddisti, la chiamano vacuità, il vuoto per la fisica quantistica, è la stanza vuota che solo se la lasci vuota possono arrivare idee, intuizioni, e le idee sono eidola, sono dei che ti permettono di arredare quella stanza in modo magnifico, con i germogli della tua nuova essenza della mente illuminata. Ora, scendendo ancora di più nella realtà fenomenica, qua abbiamo maschile e femminile che maschile e femminile che si stanno cercando nel vuoto. Si stanno cercando nel vuoto. Cosa vuol dire si stanno cercando nel vuoto? Hanno la percezione nelle loro viscere che c'è la certezza, anche se non vedono, di ciò che sentono. Proseguiamo. Cosa c'è? Cosa abita il loro cuore? Cosa c'è nel cuore del maschile? E cosa c'è nel cuore del femminile? Cosa c'è nel cuore del maschile? Cosa c'è nel cuore del femminile? Nel cuore del maschile c'è una 4 di coppe. Nel cuore del maschile è come se in questo momento li sentissimo le energie maschili non proattivi, perché il 4 di coppe ti insegna che l'universo ti sta dando qualcosa ma tu non lo vedi perché sei un po' apatico, no? un po' demotivato. Vediamo i maschili che sono un po' demotivati, stanno probabilmente pensando di seguire la via iniziatica, le idee illuminate o una donna in ombra, stanno pensando a un femminile, che può essere anche una persona, un uomo, ma ha questo grande potere femminile su di loro. Da cui hanno necessità adesso di allontanarsi per poter riflettere, perché il 4 di coppe è una riflessione profonda su ciò che è in questo momento la tua vita, su ciò che è stata e su ciò che è.
e a volte ci si concentra troppo su ciò che i maschili potrebbero essere concentrati molto su ciò che li demotiva in questo momento, cercando di seguire la via dell'intuizione piuttosto che la via della mente da cui si stanno allontanando con il 6 di spade, no? Perché si allontanano dal conflitto del 5 di spade. Quindi potrebbero non aver voglia di nulla, non ho voglia di nulla, sai quando sei un po' inappetente, non ho voglia di nulla. E vediamo il femminile, cosa c'è nel cuore del femminile? Il cuore del femminile c'è la certezza col Cavaliere di Denari. Sapete che per me il Cavaliere di Denari è la certezza che ciò che deve arrivare arriva al suo tempo e quando arriva resta. Il cuore del femminile è un cuore saldo con il Cavaliere di Denari. Chi promette mantiene. E abbiamo dei maschili che sono, scusami, dei femminili che sono proiettati, intenzionati a seguire la certezza con il Cavaliere di Denari del loro cuore. Seguono le certezze del loro cuore, che le porterà ad avere una mente illuminata, a diradare ogni dubbio e a seguire l'intuizione. E qui abbiamo dei femminili che in questo momento stanno dirigendo la loro mente, le loro, ciò che devono fare nella vita pratica, nella vita quotidiana. Possono avere un po' di timori riguardo all'altra persona, alle altre persone, ma il loro intento è di avere le idee chiare, essere determinate o determinati, seguire l'intuizione, mettere la ragione al servizio dell'intuizione e portare compimento nella loro vita pratica. Quindi vedo dei femminili molto pragmatici e anche superando le loro stesse ansietà, superando le loro ansietà. Danno le spalle all'inappetenza delle altre persone e perseguono i loro obiettivi nonostante la strada sia scura. E molti femminili saranno benedetti dal loro amante mistico, dal loro spirito guida, perché nonostante le paure vanno dritte al punto. Ed è come se facessero da esempio a molte energie maschili. Molte energie maschili non si concentrano sui rimpianti, sui rimorsi, sanno che devono abitare una certa paura, la vivono e sono pragmatiche. E ripeto, molti maschili guardano al femminile con aria mistica, con aria... È come se i maschili guardassero il femminile come maestri. Sia i femminili che hanno nelle loro vite li vedono come maestri, sia il loro femminile interno che li richiama alla necessità di seguire una via iniziatica, intuizione pura. Vediamo qual è l'ostacolo che entrambi si apprestano a superare in questa narrazione. Questi sono video che arrivano in un momento in cui ti serve ascoltare una certa narrazione per farti fare un viaggio, no? Sono sempre validi dal momento in cui li guardi. Magari ti puoi riscontrare più l'energia femminile, l'energia maschile, ma entrambe sono energie che coesistono in te. Qual è la sfida necessaria affinché la certezza nella fede, nel mistero, abbia luogo? L'asso di bastoni, portare avanti qualcosa che si sente dentro e non prenderla come un fuoco di paglia. L'asso di bastoni è una scintilla, è un fuoco che arde, però va alimentato dalla consapevolezza, dalla certezza. Allora l'asso di bastoni ci dice che c'è un'opportunità importantissima tra lui e lei, in queste prossime ore, in questi tempi. Questa opportunità va alimentata dalla fede nel mistero, anche se non si vedono risultati concreti come la mente razionale vorrebbe adesso. La fede nel mistero è ciò che dà questa certezza.
è l'unico verde insieme al verde di qua, quindi è l'apertura del cuore, è questo lupo qui, è la fede nel mistero che ti permette di realizzare una perfetta, un perfetto sodalizio animico tra entrambi. Qua c'è un'opportunità in cui entrambi si sentono attratti l'uno dall'altra, si sentono irrefrenabilmente attratti l'uno dall'altra. E allora, magari per i maschili verso cui si sentono attratti è la persona in ombra, o non lo dicono, o lo tengono per loro, o sono distanti. Per i femminili, oltrepassare questa soglia significa fede nel mistero ed essere pratiche e pragmatiche, cioè lasciare che questo asso di bastoni con la loro fede venga alimentato senza magari vedere subito il risultato immediato. Quindi ci sono i femminili che siccome l'asso di bastoni è energia erotica e la Kundalini è energia nervosa a carattere sessuale, no? L'energia erotica che crea tutto ciò che facciamo, dalle relazioni al lavoro, agli eventi che viviamo. Allora i femminili cavalcano questa energia, lo vediamo da queste prime energie, cavalcano questa energia mettendo la loro energia, la loro passione all'interno delle cose pratiche, pragmatiche della loro vita, alimentando al contempo anche un'eventuale relazione con la fede nel mistero, avendo la certezza. Sì. E vediamo adesso, tu stai riprendendo? Sì. Vediamo adesso quali sono le vere intenzioni dell'anima di lui nei confronti di lei. Le vere intenzioni dell'anima di lui nei confronti di lei. Le vere intenzioni dell'anima di lei nei confronti di lui. Le vere intenzioni dell'anima di lui. Il 7 di bastoni mi parla di maschili che vogliono superare ogni tipo di difficoltà. Le vere intenzioni dell'anima di lui, superare ogni tipo di difficoltà, ma è necessario attraversare, essere in questo momento più tranquilli, oltrepassare la soglia del non so come va a finire, seguire una via iniziatica, intuitiva, riflettere sulla sentire le proprie emozioni, anche la propria apatia in questo momento, per veder germogliare quest'asso di bastoni dentro di loro e superare ogni tipo di difficoltà che possa intercorrere. Vedo dei maschili che hanno potuto difendere le proprie posizioni, hanno potuto inveire, perché c'era una sorta di apatia o inconsistenza a livello emozionale, no? Un certo fuoco che per altre vie deve essere canalizzato nel superare gli ostacoli che lo separano dal vero amore. Le vere intenzioni dell'anima di lei. Una morte, un cambio netto, un cambio radicale. Le vere intenzioni dell'anima di lei sono quelle di fare un cambio radicale in merito soprattutto alla paura di avere fede, alla certezza, a quella certezza lì, la paura di essere confuso, di fare un cambio totale con una persona, ma nella sua vita relazionale, concentrandosi su ciò che è pragmatico, pratico, il loro lavoro, le loro cose. Allora, qua è necessaria chiarezza e visione e chiarezza. Queste carte di spade, 6 di spade, regina di spade, e questo fuoco dell'asso di bastoni con il 7 di bastoni è necessaria
È necessario che il fuoco, questa lettura fino a questo momento mi sta dicendo che è necessario in questo momento che il fuoco, devi sentire il fuoco. Il fuoco è l'energia vitale, è la scintilla vitale. Eccola qui. Devi sentire quel fuoco e permettere alle emozioni di intensificarsi, permettere alle emozioni di intensificarsi, perché nella misura in cui senti il fuoco e permetti alle emozioni di intensificarsi, la tua mente si fa lucida. Nello yoga sciamanico, quando abbiamo un problema, è sempre uno spirito. Cosa succede? Noi lo intensifichiamo quel problema, intensificando lo spirito di quel problema. Questo permette di annullare la mente razionale e far germogliare idee per riempire quel vuoto, idee nuove che hanno a che fare con un cambio radicale. Allora questa lettura mi sta dicendo, sia per il maschile che per il femminile, intensifica le tue emozioni relative alle paure che puoi sentire. Non andartene via. Intensifica quelle emozioni relative alle paure che puoi sentire. Lascia che si verifichino gli scenari che quelle tue emozioni dicono e permetti la morte della mente razionale. In questo modo quest'asso di bastoni sarà la tua vittoria, realizzando prima di tutto l'unione col tuo amante mistico e poi con l'altra persona. Ok, vediamo adesso quali sono le azioni che lui farà nei confronti di lei. Eccola, ne sono uscite due però. Io ne voglio una, non le prendo, ne voglio una. Le azioni che lui fa nei confronti di lei, al netto di tutto questo, e le azioni che lei fa nei confronti di lui. Le azioni che lui fa nei confronti di lei. Qua c'è un 4 di denari e qua abbiamo dei maschili che sono un po' restii a fare delle azioni. Restii, cioè è come se si contassero le emozioni. Non posso dare tanto, non posso dare tanto. Nonostante la sua anima voglia oltrepassare i confini della rigidità, è come se si chiudessero, fossero un po' testardi, perché abbiamo una, come vedete qua da questa fila, la necessità di seguire una via iniziatica, perché è come se fossero, come se l'universo li stesse intimando di seguire qualcosa di più alto, ma è come se avessero bisogno e necessario un po' di tranquillità per potersi aprire a questa via iniziatica, no? È come se fossero un po', sembrano avari di gesti, ma dentro stanno vivendo anche qui una, è come se avessero vissuto tanti conflitti e avessero un po' di necessità di lasciare andare un po' il peso, no? Vediamo le azioni del femminile nei confronti del maschile. 9 di denari, questa è autonomia assoluta, si lasciano ammirare, si lasciano guardare. Allora, questa lettura mi sta dicendo che qua c'è uno, per ritornare alla legge dello specchio, c'è uno specchio fortissimo. Quando i maschili guarderanno i femminili, le vedranno fiere di loro stesse. Quando i femminili guarderanno i maschili, li vedranno che stanno cercando impauriti da una parte che non devono andare. Cioè, è come se li rivedessero un po' più ritratti, no? Quindi i femminili faranno azioni che riguardano loro stesse, generando prosperità e abbondanza nella materia, essendo concrete, pratiche e pragmatiche. E i maschili guardano al femminile con ammirazione e quasi un po' di invidia, della serie come fa?
perché i femminili non mercanteggiano amore dall'altro, ma piuttosto il 9 di denari è un amore di sé. Quindi faranno azioni che le porteranno a trovare un benessere emotivo e una libertà emotiva, emozionale, che proprio grazie alle loro paure alle quali si affidano avranno le idee chiare per riempire quella stanza, quel vuoto, dove potranno ospitare chi è alla loro altezza. Ora, in questo momento che stai guardando questo video, la lettura ti sta dicendo, ti sta intimando che è necessario che tu guardi al tuo benessere primario a livello pratico, affinché l'altra persona possa specchiare in te la tua certezza ed essere allineato con te. Quindi qua i femminili realizzano qualcosa di importante nel piano pratico, nel piano della materia. Perché il nostro lui-lei si legge a più livelli, no? Quindi qui abbiamo dei femminili in contatto col regno octonio sotterraneo e ne traggono giovamento. E anche sul piano pratico possono essere il lavoro che va molto bene, o semplicemente un benessere psicofisico ritrovato senza alcuna dipendenza. E qua vediamo dei maschili che sono un po' riluttanti ad aprirsi perché è come se vedessero nel femminile un esempio allo stesso tempo un po' di invidia, cioè amore e odio, tra virgolette, un po' di invidia, perché l'invidia che è ammirazione, no? Perché è come se vedono i femminili realizzarsi a se stesse, loro stesse, anche realizzare qualcosa, nonostante percepiscano che anche i femminili hanno delle paure, anche i femminili hanno, anche lei ha delle paure, anche lei è un essere umano come lui, no? Però dice, ma come fa? Allora qua vedo femminili che hanno un pizzico anche di orgoglio, quel bell'orgoglio di dire si fa così. E spesso loro le guardano un po' sconsolati dicendo ma come fai? Sì. Vediamo l'energia finale di entrambi in questo momento, cioè in questo momento che guardi il video. Allora qua c'è il re di bastoni. Questo a cosa porta? L'epilogo a cosa porta? Vedere i femminili così cazzuti e risoluti. Porta al fatto che i maschili prendono coraggio, prendono i bargherozzi, o i barberelli, e il re di bastoni. Da maschili che vediamo così come te li ho descritti, no? Un po' apatici, un po' poco risoluti, alla fine i maschili, tutta questa scena, questa narrazione ci sta portando a capire come i maschili prendono animo, si animano e a un certo punto hanno il coraggio di fare azioni, leadership, visione, grazie al lavoro che fanno i femminili. Che poi, quando parliamo di maschili e femminili, sono i maschili e femminili dell'anima del mondo e quindi sono energie che nel momento in cui stai guardando questo video sono messe in questo modo e danno la possibilità di fare slanci al maschile. Con re di bastoni sono persone che sono coraggiose, trovano il coraggio di farsi valere, di uscire fuori dalle proprie tempeste, anche dalla propria apatia o dal trattenersi, ma piuttosto fanno azioni. Mettiamo alcune specifiche. Qua è come se il femminile inteso come madre terra, no? Stesse accompagnando il nostro archetipo maschile interno nell'avere coraggio, nell'avere visione, nell'avere leadership. Ok? Vediamo sull'energia attuale del 6 di spade, del maschile. Il matto.
Qua abbiamo maschili che stanno andando verso una nuova alba, maggiore fede, maggiore fiducia e al tempo stesso alla perdita del controllo razionale, no? E quindi sono maschili che vogliono il nuovo, vogliono qualcosa di nuovo, vogliono avere fede nell'esistenza, nel nuovo. In questo momento potete percepire dei maschili che non vogliono impegni, che non vogliono fare, che non hanno grandi aspettative. È come se in questo momento è perché l'energia poi della grande madre, del femminile, li stesse accompagnando a lanciarsi, a rischiare, no, con il re di bastoni poi in qualcosa di diverso, di nuovo, scrollandosi delle zavorre emozionali pesanti. Energia attuale di lei con la luna. Qua ci sono femminili che si stanno depurando dagli attaccamenti, dalle paure, c'è il diavolo. Ci sono femminili che stanno, lei c'è con la regina di spade qui, in procinto di tagliare le catene di relazioni disfunzionali, di dipendenze emotive, dipendenze emozionali che si portano dietro da tanto tempo. E qua infatti abbiamo le vere intenzioni dell'anima, la morte, che hanno a che fare proprio con il taglio delle dipendenze emozionali che gli danno paure, confusione, e nelle azioni c'è l'autonomia emozionale, il 9 di denari, la libertà da queste dipendenze. Ok? E con il cavaliere di denari loro fanno azioni, anche magari le pratiche, le discipline spirituali, no? O comunque la presenza, la consapevolezza, la certezza che arriveranno al loro obiettivo di libertà. Adesso voglio mettere nei pensieri di lui con la papessa 6 di coppe, e qua il maschile sta pensando con molta nostalgia a una persona, ai ricordi felici, oppure ai ricordi di quando erano spensierati come il matto, no? Ma la vita lo sta portando verso di nuovo questo ritorno alla spensieratezza, no? Allora probabilmente pensano a un femminile, a una lei che hanno nei loro ricordi, oppure ai momenti vissuti insieme a una persona che su di lui ha ha una grande influenza. Stanno pensando a una riconciliazione, stanno pensando a sentirsi vicini a qualcuno, nonostante il loro cuore li tenga apatici, no? Vediamo lei con la regina di spade nei pensieri. La morte. Lei sta pensando a cambio netto, tagliare le dipendenze emozionali per focalizzarsi su ciò che conta, il suo benessere. Sì. E adesso andiamo a scoprire di più sulle azioni di lui e le azioni di lei con il 4 di denari e il 9 di denari. Le azioni di lui con il 4 di denari, il 4 di bastoni, 4, 4. Stanno preparando il terreno per un incontro, stanno preparando il terreno per una celebrazione, la riconciliazione, stanno preparando il terreno per questo, perché con le ulteriori carte che ho messo è come se volessero rischiare poi ad andare verso una persona che o verso a rischiare per la vera felicità, o andando verso una persona che già conoscono o una persona nuova, perché il matto lo dice, no? È come se col 4 di denari le sue azioni fossero comprensive del fatto che non ti posso lasciare andare, voglio un incontro di festa con te, non riesco a lasciarti andare. E infatti nel femminile vediamo che questa anche dipendenza, tra virgolette, loro la sentono molti femminili la dipendenza che il maschile ha nei loro confronti, e vogliono sentirsi libere, ma per non sentire per non subire la dipendenza che i maschili hanno nei confronti del femminile, loro si danno amore. E allora lavorano sulle loro dipendenze emotive per non subire le dipendenze del maschile.
non per non sentirle, per non subirle, perché è un intreccio, no? Vediamo il 9 di denari. Le azioni di lei. Soltanto grazie a una buona indipendenza emotiva loro raggiungono l'amore vero. 2 di coppe, non un amore dipendente, non un amore tossico, ma un amore vero. Allora le azioni di lei sono conformi a darsi ciò che vogliono, a nutrire loro stesse, a tagliare le loro dipendenze emotive inerenti a che attraverso una persona loro possono vedere come specchio, e questo le porta a generare azioni di vero amore nei confronti dell'altro, a condividere la propria interezza, perché soltanto quando tu sei intera, puoi condividere la tua interezza, il vero amore. Allora in questo viaggio vengono accompagnate dalla fede nel loro amante mistico, che vuole renderle autonome emozionalmente, economicamente, finanziariamente, libertà fisicamente. E questo le porta all'unione a specchio vera con l'altro. Tant'è che poi il maschile lo vediamo qua risoluto, pieno di coraggio, e il re di bastoni in questo caso non è colui che ha una dipendenza emotiva, è colui che risolve la sua dipendenza con il matto, no? E fa azioni di leadership, di visione. Vediamo sulle azioni del re di bastoni. 9 di bastoni, 2 altre, 7 di denari e l'asso di bastoni che trovavamo qua al blocco. Quindi qua vediamo dei maschili che grazie a tutto questo processo si destano, trovano il coraggio, nonostante le loro ferite, di proporsi, di seguire il loro istinto, di avere il coraggio di seguire l'istinto, si destano, si risvegliano. Dopo tanto attendere, hanno atteso perché? Perché erano stanchi. 9 di bastoni, 7 di denari. Hanno atteso per riprendersi a livello fisico, perché qua mi parlano di maschili che sono abbassamento d'animo a livello fisico anche. E quindi fanno azioni con l'asso di bastoni, riprendendo questa energia e focalizzandola verso l'obiettivo concreto, che è quello che vediamo nel femminile, il 2 di denari. Scusami, il 2 di coppe. Ok? Adesso andiamo a vedere con i miei oracoli lui-lei quali sono, cosa c'è dietro queste azioni del maschile. Perché poi hanno la certezza del risultato. Fanno azioni per amore ritrovato in loro stessi. Ok. Cosa muove i maschili? 200 carte no? Però queste, guarda, cioè se non è... Vabbè, le prendiamo tutte, dai, perché sono uscite, volevano uscire perché stanno raccontando tutto il percorso del maschile in questo momento. Ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore. E che cosa ti ho raccontato io per tutta la durata della lettura? Ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore, grazie al tuo esempio, sia fisico che energetico. Poi, sei la mia vita, parla da sola. Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Non ho difese davanti a te. Sto affrontando tutte le mie paure, quello di cui abbiamo parlato fino adesso. A volte basta mettere soltanto i miei oracoli per capire tutto, tutto. E qua affronteranno le loro paure e saranno degni vincitori di loro stessi. Sì. E adesso ancora sullo specchio.
Che cosa viene fuori dallo specchio adesso? Entrambi, qual è l'assunto principale dello specchio? La chiave, lo specchio è la chiave. Lo specchio con le proprie emozioni è la chiave. Tutto quello che fai con facilità ed entusiasmo è il cammino verso la tua meta. Come vi dico sempre, la suprema condotta è assenza di sforzo. Le azioni sono secondarie. Metti l'attenzione principalmente nella tua energia interiore. Non sottostimare le allegrie piccoline. Allora, la chiave delle emozioni, le emozioni sono la chiave. Vivere le emozioni come riflesso di quello che l'altra persona ci dà è la chiave. Mi hanno risposto a cosa porta questo? Cioè a cosa porta il processo, la certezza della realizzazione dell'obiettivo o degli obiettivi, sia tra di loro o nella vita concreta? Perché elaborando tutto questo passaggio, lo specchio di vita, la missione che l'anima si propone grazie a questo passaggio, con la narrazione che gli spiriti ci hanno fatto attraverso questa lettura, è che tutto ciò verso cui tu andrai con facilità ed entusiasmo è la tua meta. Che tutto in te sia gioia, questa è la tua meta. Le azioni sono secondarie, dice, no? Perché laddove ti muove l'entusiasmo è la chiave di tutto. Allora il maschile in questo momento lo vediamo non entusiasta della vita, i femminili li vediamo determinati a perseguire invece l'entusiasmo e la passione per la loro, nonostante le ferite e tutto, per la loro realizzazione. Ecco perché sono d'esempio. Ricordiamo il mio oracolo: ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore. E non c'è migliore esempio non c'è migliore insegnamento se non l'esempio. Cioè, quando tu dici qualcosa, se tu non incarni quella cosa, le parole lasciano il tempo che trovano. Tu devi incarnare a livello energetico quella cosa. E quindi qua ci sono i maschili che stanno tendendo a sottostimare le piccole gioie, no? Con il 4 di coppe. E invece i femminili no, i femminili con il cavaliere di denari nel cuore, mm, è come se danno spessore e valenza a tutto ciò che vivono nel quotidiano. E quindi adesso non c'è chi fa bene e chi fa male, sono due polarità che servono gli uni agli altri per poter andare incontro alla meta. Qual è la meta? Che tutto in te sia gioia, questa è la tua meta. È la meta verso cui stanno andando i maschili, per fare azioni poi di leadership, no? Quindi lo specchio, la risoluzione dello specchio, la chiave è sentire le emozioni, sentire l'altro come veicolo di certe emozioni da vivere affinché tu ti ci possa alleare, avere la certezza che l'alleanza con le tue emozioni porti all'obiettivo della tua realizzazione. E poi l'obiettivo finale è che tutto in te sia gioia, questa è la tua meta. Quindi tutto finisce in gioia, la certezza della gioia. Wow! Che lettura abbiamo fatto, ragazze e ragazzi? Diversa dalle altre, ispirata, proprio ispiratissima. Tu stai riprendendo? Sì. Io, ragazze e miei ragazzi, non aggiungerei nient'altro. Sento che abbiamo tirato fuori tanta roba qua. È stata bella, profondissima e non aggiungerei nient'altro. Quindi l'energia e lui-lei sono presenti all'interno di te, al di là che tu ti possa riscontrare di più nella maschile o nella femminile.
e affinché tu possa seguire il sentiero iniziatico che migliaia delle nostre sorelle e fratelli hanno già iniziato insieme a me, sotto all'info box c'è la pratica dei 21 giorni. E detto questo, ragazzi e miei ragazzi, io concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci sentiamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.